Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi vi propongo un video reaction di Idina Menzel nel brano molto famoso che ha interpretato nel film di animazione di Frozen nel 2020. Vediamo subito insieme questa interpretazione. Some look for trouble while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh, oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you. Ok, abbiamo sentito tutta questa prima parte, interessante modalità di approccio del suono. Lei sì, è conosciuta come cantante prettamente musical, infatti il suo approccio è tendenzialmente twangato, quindi con questo suono molto nasalizzato che la caratterizza anche, e si sente in modo particolare che lei è una delle cantanti più conosciute al mondo nell'ambito del musical. Può piacere o no, nel senso che è proprio una cantante molto anche discussa per alcune versioni, alcune modalità di cantato. Personalmente a me piace proprio perché è diversa ed è molto particolare e ha questo suono molto caratteristico. Ovviamente interpreta una delle canzoni più belle del film di animazione Frozen, che a me piace tantissimo, e canta tutta questa prima parte con un'impronta molto coerente. Ha una frasetta all'interno dove lei parla, però rimane sempre molto coerente con quello che sta facendo, precisissima anche nell'interpretazione e nell'intonazione. Interessante la cantante che non è stata nominata, questa Aurora, che canta questa voce molto eterea e in M2, molto dritta, non vibrante, molto anche quasi soffiata, che è dolcissima e introduce a questa canzone quasi come fosse uno strumento. Andiamo a sentire come approccia il ritornello, che poi apre tantissimo in questo pezzo. Andiamo avanti. Into the unknown, into the unknown, into the unknown. Ok, ovviamente nel ritornello da cantante musical apre in un belting più aperto rispetto alla strofa. La sua voce tende ad una altezza di suoni molto brillante e molto alta e diciamo poco corposa, ma molto stretta in alto, come timbrica anche di suono, ma nel ritornello toglie leggermente questa nasalizzazione che si sente proprio nella strofa e apre moltissimo, con un suono anche più orale e ovviamente più in belting. Andiamo avanti. どうして呼び続けてるの? Może chcesz zbić mnie z tropu, żebym gdzieś zrobiła błąd. Ok, qui sorpresa, non canta più Idina Menzel, ma stanno cantando le altre cantanti di altre nazionalità. Scusate, ma questo video non l'avevo visto prima, lo sto facendo proprio un reaction in tempo reale. Interessante questa cosa. Adesso riascoltiamo un attimo, torno indietro un secondo. La dolcezza di questa
cantante giapponese, dolcissima, con questo suono completamente diverso da Idina Menzel, con un falsetto soffiato. Questa cantante polacca invece è più dura anche nella pronuncia, ovviamente derivante dalla lingua, però comunque sempre con un suono molto morbido. Cantante thailandese, suono più impostato nell'impronta opera, più pulito e anche più verticale. Andiamo avanti. Ok, qui abbiamo lo spagnolo, castigliano, impronta più frontale, quindi più nella zona un po' all'italiana, ecco, come pronuncia, più sui denti, più parlata e più aperta, non più chiara perché comunque è bella morbida anche lei, però più frontale. Forse la differenza tra per esempio la thailandese e lei è che la thailandese, avete sentito, era più verticale, più verso l'opera, invece lei è più pop come impronta. Idina Menzel invece è molto più musical, ovviamente, si è sentito immediatamente. Andiamo avanti. Meine Kraft wird immer stärker und ich fühle tief in mir drin. Falsetto soffiato, super aria nella voce. Lei è una tedesca, ovviamente pronuncia estremamente dura anche per la lingua, con consonanti molto dure. Interessante norvegese, adesso è un po' difficile perché fanno delle frasi veramente cortissime, quindi è un po' difficile. Però così sto parlando proprio a istinto. Questa canta anche sorridendo, quindi un'impronta molto pop, con l'arcata dei denti superiore aperta, quindi quello che è interessante di questa norvegese è forse che mantiene la lingua leggermente indietro ed ha un suono più posteriore, anche se tende comunque all'apertura frontale, così proprio di impatto, potrebbe anche cambiare poi se cantasse di più. Vediamo chi arriva poi. Ok, abbiamo avuto una russa e una spagnola. La russa drittissima, non ha utilizzato tantissimo in quella zona probabilmente un ring, quindi suono orale dritto, morbido, ovviamente tutte molto tecniche. La spagnola leggermente imprecisa sull'intonazione, forse per l'emozione. Ovviamente io credo che sia difficilissimo di entrare in una frase, dire due parole, essere precisa, impegnativa la storia. Però la spagnola, per esempio, è più proiettata, più in ricerca rispetto alla russa. Ok, questa è danese. Devo riascoltare un attimo perché ho sentito dei break vocali, non so se sono stati voluti o no. Però ovviamente lei ha aperto in una delle parti più difficili, quindi nell'apertura in belting, se riascoltiamo. Ok, sembra apparentemente leggermente rigida in questo approccio. Un po' più tendente all'urlato, un belting leggermente rigido, ma ripeto, partire a freddo così è interessante. Andiamo avanti. Idina è rientrata con questo suono twangato, sempre molto musical. Interessante l'approccio alla I. La I in belting comunque è un suono in M1 più rotondo, con più armoniche. È molto più difficile che una A o una O, chiaramente, perché bisogna tenere anche a bada la tensione. Lei
è riuscita comunque a tenere una buona tecnica, e ovviamente poi quando ha aperto ha liberato un po'. E poi questa entrata di tutte, torno un po' indietro per sentire proprio l'entrata di tutte. Bellissimo questo coro di tutte queste voci meravigliose, emozionante. Idina anticipa a livello di tempo le ho rispetto al gruppo, quindi ve lo faccio sentire. Eccolo qua, questo è un anticipo. Anche qui ha anticipato il tempo, è arrivata in anticipo sul tempo. Ovviamente lei è in grado assolutamente di prendersi perfettamente. A mio avviso un po' troppo anticipato. Riascoltiamo. Il belting di Dina è sempre pazzesco, apertura totale, eccezionale suono, musical, impatto molto energico, molto da show, che fa sempre scattare un grandissimo applauso, perché ovviamente è incisivo in modo veramente importante. E infatti non a caso lei comunque è una delle cantanti più riconosciute al mondo come cantante musical. Questo suono particolare che lei ha rispetto anche alle altre cantanti la caratterizza molto, la identifica molto e la mette a volte in discussione per alcune interpretazioni. Per altre invece è super apprezzata, quindi sicuramente c'è come l'ego a volte come è giusto che sia, perché comunque una cantante deve piacere o anche può non piacere, al di là dell'aspetto tecnico che può essere analizzato. Poi quello che una cantante può trasmettere a livello emotivo è molto personale. Questo è importante da dire, perché è chiaro che una vibrazione, un suono, una frequenza può emozionare qualcuno e qualcun altro no, proprio per una questione di cultura musicale, abitudini d'ascolto, anche sensazioni diverse e tante altre sfumature. Quindi è molto bello comunque apprezzare la diversità. E bellissima questa interpretazione con tutte queste cantanti. Grazie a chi mi ha proposto di analizzare questo brano. L'abbiamo fatto proprio buona la prima ora insieme. Spero di aver dato delle indicazioni interessanti tra una cantante e l'altra. Se avete altri brani come questi, proponetemeli, perché è veramente stato molto interessante. E ci rivediamo al prossimo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti ora al mio canale YouTube e ricordati di attivare la campanella delle notifiche. Ciao!